La sala conferenze della Sterling Financial odorava di profumo costoso e tradimento. Stavo lì, con in una mano una banconota spiegazzata e nell'altra la biancheria intima di mia moglie, cercando di elaborare quello che era appena successo. Mi chiamo David Morrison. Ho 38 anni. E fino a circa 90 secondi fa, pensavo di conoscere la mia vita. Non aspettarti tua moglie a casa stasera, Morrison, disse Richard Caldwell, il mio capo da 6 anni, con un sorriso come se avesse appena vinto la lotteria. Me ne prenderò cura io. Tutta la squadra dirigenziale stava guardando. 23 persone in abiti su misura, con calici di champagne in mano, i volti un misto di shock e divertita malcelata complicità. E c'era Nicole, mia moglie da 11 anni, seduta sulle ginocchia di Richard come se fosse la cosa più naturale del mondo. Il suo viso era arrossato, non riuscivo a capire se per l'alcol o per l'imbarazzo. Ma non si muoveva, non protestava, stava semplicemente lì, con la mano appoggiata sulla spalla di Richard come se lo possedesse. L'avevo portata a questa festa, l'avevo presentata a queste persone, mi ero vantato del fatto che fosse stata appena promossa a direttrice senior del marketing nella sua azienda e ora, eccola lì a farmi sembrare il più grande idiota di Chicago. Se ti sta piacendo questa storia finora, per favore premi il pulsante per iscriverti. Lascia un commento qui sotto su cosa pensi succederà dopo e schiaccia il pulsante mi piace. Fidati, non vuoi perderti come va a finire. Guardai di nuovo la banconota. C'era scritto, con inchiostro rosso, un'unica parola, rental, affitto. Come se fossi un servizio pagato per l'uso di mia moglie. La biancheria di pizzo era sicuramente di Nicole. Gliel'avevo comprata per San Valentino. Nera con rifiniture rosse. L'aveva indossata quella mattina, mentre ci preparavamo per la festa. Le mie mani cominciarono a tremare. Non per tristezza, neppure per rabbia ancora. Erano per l'incredulità che tutto questo stesse davvero accadendo, che il mio capo mi avesse appena umiliato pubblicamente davanti a tutta la dirigenza. Che mia moglie fosse complice. David, disse Jennifer Park, la CFO, avvicinandosi con gli occhi pieni di preoccupazione. Stai bene? Non stavo bene, ma qualcosa di freddo e calcolatore stava prendendo il posto dello shock iniziale. Un istinto di autodifesa nato crescendo povero nel South Side, combattendo per arrivare al college e al lavoro statale, lavorando in 3 posti diversi, costruendo una carriera nella finanza dove un passo falso ti può costare tutto. Sto bene, mi sentii dire. La mia voce suonava strana, distante. Devo fare una telefonata. Uscì dalla sala conferenze con tutti gli sguardi puntati addosso. Presi l'ascensore e scesi 43 piani fino a terra. L'affa di agosto mi colpì come un muro appena messo piede fuori, ma la accolsi volentieri. Avevo bisogno di qualcosa di reale e tangibile per ancorarmi al momento. Tirai fuori il telefono e chiamai Marcus Foster, il mio avvocato e compagno di stanza al college. Rispose al secondo squillo. Dave, che succede? Suoni strano. Ho bisogno che mi prepari i documenti per il divorzio, stasera. E voglio che indaghi sulle finanze di Richard Caldwell. Il mio capo, credo, sta rubando dall'azienda e voglio dimostrarlo. Marcus tacque per un attimo. E cosa è successo? Sta dormendo con Nicole. Mi ha appena lanciato la sua biancheria davanti a tutta la dirigenza. Mi ha pagato $1 per il privilegio. Risi, ma era una risata amara e dura. La cosa divertente è che ormai non mi interessa più di Nicole. Ma lui mi ha umiliato pubblicamente e questo è un errore che pagherà a caro prezzo. Avrò i documenti pronti per domani mattina, disse Marcus con voce professionale. Incontriamoci nel mio ufficio alle 7. E Dave, non tornare a casa stasera. Stai da qualche altra parte. Lasciali pensare di averti spezzato. Chiusi la chiamata e guardai il mio riflesso nella vetrina di un negozio. Indossavo l'abito Tom Ford che Nicole aveva insistito comprassi, il Rolex che mi aveva regalato per il 10° anniversario, le scarpe italiane costate più della mia prima macchina. Tutti i simboli del successo. E niente di tutto ciò aveva più senso.
Il telefono vibrò. Un messaggio di Nicole. Dove sei andato? Richard sta solo scherzando. Torna su. Lo cancellai senza rispondere. Un altro messaggio, stavolta da Richard. Nessun rancore, Morrison. Solo un po' di spirito di squadra tra dirigenti. Tua moglie è una brava sportiva. Sorrisi. Un vero sorriso, perché Richard Caldwell aveva appena commesso il più grande errore della sua vita. Pensava di avermi spezzato. Credeva che me ne sarei andato sconfitto, forse avrei mollato. Sicuramente troppo imbarazzato per sfidarlo di nuovo. Non sapeva che da 8 mesi stavo costruendo un dossier sulle sue attività. Non sapeva che avevo scoperto irregolarità nei conti delle acquisizioni. Non sapeva che aspettavo il momento giusto per incastrarlo, e lui me lo aveva appena consegnato su un piatto d'argento. Chiamai mio fratello. Tyler Morrison rispose con la musica a tutto volume in sottofondo. Aveva 4 anni meno di me, possedeva 3 officine di successo e aveva una stanza per gli ospiti nella sua casa a Oak Park. TY, ho bisogno di un posto dove stare stanotte, e forse per un po'. Fatto. Che è successo? Lunga storia. Te la racconto quando arrivo. La terza chiamata fu più difficile. Composi il numero di mia madre a Bridgeport, dove viveva ancora nella stessa casa che mio padre aveva comprato nel 1985, prima che il cancro se lo portasse via quando avevo 12 anni. Rispose al quarto squillo, un po' affannata. David, va tutto bene? Mamma, Nicole ed io stiamo divorziando. Ti spiegherò tutto dopo, ma volevo che lo sapessi da me per primo. Silenzio, poi, ti ha tradito. Mia madre non aveva mai amato Nicole. Diceva che era troppo ambiziosa, troppo attenta alle apparenze, troppo concentrata sullo status. Lo avevo liquidato come un pensiero antiquato, ma le madri hanno un modo tutto loro di avere ragione su certe cose. Sì, mamma, l'ha fatto. Mi dispiace, tesoro, ma sai una cosa? Stai meglio senza. Quella ragazza non ha mai apprezzato quello che aveva. Parlammo ancora qualche minuto, poi chiusi la chiamata e cominciai a camminare. Non verso casa di Tyler, né verso un posto preciso. Solo camminavo, lasciando che l'aria della sera raffreddasse l'umiliazione ardente che lentamente si trasformava in altro. Qualcosa di più duro e concentrato. Quando arrivai a Grand Park, il sole stava tramontando sul lago, dipingendo il cielo di arancione e viola. Trovai una panchina e mi sedetti, tirando fuori il telefono per rivedere le prove che avevo raccolto su Richard. 8 mesi prima avevo notato discrepanze nei rapporti trimestrali. Niente di enorme, solo piccole incongruenze nei numeri che non tornavano. Essendo un analista finanziario senior, vedevo cose che gli altri non vedevano. Schemi nei dati che rivelavano la verità sotto la superficie. Avevo iniziato a scavare in silenzio, restando fino a tardi in ufficio, facendo rapporti che non facevano parte dei miei compiti ufficiali, incrociando le acquisizioni con i valori di mercato reali. Quello che avevo scoperto era un sistema di pagamenti eccessivi per le aziende acquisite, con il denaro in eccesso che spariva in società di comodo. Richard Caldwell non era solo il mio capo. Era il direttore operativo della Sterling Financial, responsabile di fusioni e acquisizioni. Negli ultimi 3 anni aveva orchestrato 14 acquisizioni per un totale di $340 milioni, e ora ero certo che almeno 45 milioni fossero stati sottratti attraverso valutazioni fraudolente e tangenti. Avevo fogli di calcolo, registri bancari ottenuti con mezzi perfettamente legali, email che Richard aveva mandato con leggerezza dal suo account aziendale, testimonianze di un informatore in una delle aziende acquisite che mi aveva contattato in confidenza. Tutto ciò che serviva per distruggerlo professionalmente e probabilmente farlo finire in prigione. L'unica cosa che mi mancava era il momento giusto per agire. Attaccare un dirigente di quel livello richiede tempismo perfetto e prove inoppugnabili. Muoversi troppo presto e ti seppelliscono. Ma aspettare che commettano un errore, che si sentano troppo sicuri, che mostrino il loro vero volto in pubblico, e all'improvviso hai il potere.
Richard me lo aveva appena consegnato. Il telefono vibrò di nuovo. Un altro messaggio di Nicole. David, per favore torna. È imbarazzante. La gente chiede dove sei. Risposi digitando, chiedilo a Richard. Stanotte sembra avere tutte le risposte. La sua risposta arrivò subito. Sei infantile. Era solo uno scherzo. Incontriamoci domani mattina alle 7 nell'ufficio di Marcus Foster. Avrai documenti da firmare. Quali documenti? I documenti per il divorzio. Visto che Richard si prende così cura di te, immagino che non avrai più bisogno di me. Il telefono cominciò a squillare. Nicole che chiamava. Lo mandai alla segreteria. Squillò di nuovo. Segreteria. Poi un messaggio. David, rispondi. Lo spensi completamente e rimasi seduto a guardare il lago che si oscurava mentre la notte calava intorno a me. La città si animava con l'attività serale. Corridori sul sentiero, coppie che si tenevano per mano, famiglie che tornavano a casa dal museo. Persone normali che vivevano vite normali, ignare che la mia intera esistenza si era appena sgretolata e ricostruita nell'arco di un'ora. Alla fine mi alzai e presi il treno per Oak Park. La casa di Tyler era una modesta villetta a 2 piani in un quartiere tranquillo, il tipo di posto dove la gente conosce i vicini e i bambini giocano ancora per strada. Aprì la porta prima che potessi bussare, con 2 birre già in mano. Sei messo male, disse porgendomi una bottiglia. Mi sento peggio. Ci sedemmo sul suo terrazzo sul retro e gli raccontai tutto, non solo di quella sera, ma di tutti gli 11 anni con Nicole, di come ci eravamo conosciuti a una raccolta fondi di beneficenza. Lei lavorava per un'organizzazione no profit, io cercavo di fare networking per entrare in opportunità di carriera migliori, sembrava perfetta, ambiziosa, intelligente, bella. Le avevo chiesto di sposarmi dopo 6 mesi perché avevo paura che qualcun altro me la portasse via. Primo campanello d'allarme, mi interruppe Tyler, non sposare mai qualcuno per paura di perderlo. Sposalo perché non riesci a immaginare la vita senza di lui, c'è una differenza. Aveva ragione. Guardando indietro ora, con la chiarezza che arriva dalla devastazione, vedevo che tutta nostra relazione si era basata sulla paura e sulla competizione, non sull'amore. Nicole voleva un marito di successo che potesse garantirle lo stile di vita che desiderava. Io volevo una moglie da esibire che mi facesse sembrare un vincente. Entrambi avevamo ottenuto ciò che volevamo, e alla fine nessuno dei due lo voleva davvero. Che farai? Chiese Tyler dopo che avevo finito. Distruggerò la vita di Richard Caldwell, dissi semplicemente, e divorzierò da Nicole con il massimo rigore. È tuo fratello. Tyler fece tintinnare la sua birra contro la mia. Ti serve aiuto? Forse. Dipende da quanto diventerà brutto. Quella notte dormì meglio che da mesi. Niente rigirarmi nel letto, niente risvegli alle 3 del mattino per l'ansia del lavoro. Solo un sonno profondo e senza sogni nella stanza degli ospiti di Tyler. Quel tipo di riposo che arriva quando finalmente hai chiarezza sulla tua situazione. Alle 6:30 del mattino, il mio telefono riprese vita con una valanga di messaggi, 17 da Nicole, 5 da Richard, 3 da Jennifer Park, persino uno dall'assistente del CEO che mi chiedeva di chiamare l'ufficio immediatamente. Ignorai tutto e guidai verso l'ufficio di Marcus Foster nel centro. Lui mi aspettava con un caffè e una spessa cartellina manila. I documenti per il divorzio sono pronti, disse Marcus, facendoli scivolare sul tavolo della sala riunioni. L'Illinois è uno stato senza colpa, ma con prove di infedeltà possiamo chiedere una divisione dei beni a nostro favore. Di che cifre stiamo parlando? Risparmi comuni intorno a $180.000. La casa vale forse $650.000. Dobbiamo $420.000. 2 macchine. Entrambe pagate. Il suo 401k. Circa 90.000, il mio 240.000. Marcus annui prendendo appunti. C'è un accordo prematrimoniale? No. Figli? No, grazie a Dio.
Questo rende tutto più semplice. Alzò lo sguardo verso di me. Dave, devo chiedertelo, sei sicuro? A volte la gente fa cose stupide da ubriaca. Forse, Marcus. Lei era seduta sulle sue ginocchia. Mi ha lasciato umiliare davanti a 2 dozzine di colleghi. Non è un errore da ubriaca. È quello che è. Va bene. Mi spinse i documenti. Firma qui, qui e qui. Glieli farò recapitare in ufficio questo pomeriggio. Massimo impatto. Bene. Ora parlami di Richard Caldwell. Passai l'ora successiva a spiegare tutto quello che avevo scoperto, le società di comodo, le acquisizioni gonfiate, gli schemi di tangenti. Marcus prendeva appunti, faceva domande precise e alla fine sorrideva. Questo è frode sui titoli federali, disse. È tempo di galera. Quanto puoi dimostrare? Tutto. Ho documenti, email, estratti conto e un testimone disposto a testimoniare. Allora dobbiamo andare contemporaneamente alla SEC e all'FBI. Ma Dave, devi capire una cosa. Una volta fatto questo, non si torna indietro. Stai finendo la carriera di Richard e forse lo mandi in prigione. Sterling Financial potrebbe anche crollare nello scandalo. Potresti perdere il lavoro. Ci avevo già pensato. Avevo passato quasi tutta la notte a rifletterci. E avevo capito una cosa importante, non me ne importava. Il lavoro che aveva definito la mia vita adulta improvvisamente sembrava insignificante. A che serve il successo se ti costa la dignità? Fallo, dissi. Oggi. E Nicole? E lei? Ha fatto la sua scelta. Come su comando, la porta della sala riunioni si spalancò. Nicole era lì, i capelli disordinati, ancora con l'abito di ieri sera, il trucco sbavato come se avesse pianto. Dietro di lei, la segretaria di Marcus si scusava a voce bassa. Mi dispiace, signor Foster. Lei mi superò senza dire una parola. Va bene, Angela. Marcus le fece cenno di uscire e chiudere la porta. Nicole mi fissava con un misto di rabbia e disperazione. David, che diavolo ti prende? Non rispondi al telefono. Sparisci tutta la notte e ora scopro che chiedi il divorzio. Siediti, Nicole, disse Marcus con tono professionale. Ho dei documenti da farti vedere. Non voglio sedermi. Si rivolse a me. David, parlami. Possiamo risolvere tutto. Non c'è niente da risolvere, dissi calmo. Mi hai umiliato in pubblico. Hai scelto Richard Caldwell invece del nostro matrimonio. Ora devi convivere con quella scelta. Era solo uno scherzo. Richard era ubriaco. Anche io. Non significava niente. Allora perché non sei scesa dalle sue ginocchia? Perché non gli hai detto di smettere quando mi ha lanciato le tue mutande? Perché non mi hai difeso davanti a tutti? Non ebbe risposta. O meglio, ce l'aveva, ma non poteva dirla ad alta voce perché le era piaciuto. Le era piaciuto essere al centro dell'attenzione. Le era piaciuto avere uomini potenti che si contendessero lei. Le era piaciuto esercitare potere su di me. Ho sbagliato, disse infine, con le lacrime agli occhi. La gente sbaglia, David. Dovresti perdonarmi. Dovrei perdonarti, risposi ridendo. Nicole, non ti sei scusata. Mi hai detto che ero infantile. Hai trovato scuse. Hai incolpato l'alcol. Ma non hai mai detto che ti dispiaceva o che quello che hai fatto era sbagliato. Marcus fece scivolare i documenti sul tavolo. Signora Morrison, questi sono i documenti per il divorzio. Può consultarli con il suo avvocato se vuole, ma i termini base sono semplici. I beni saranno divisi secondo la legge dell'Illinois, quindi circa metà e metà. Il signor Morrison non chiede alimenti, e nemmeno lei dovrebbe, visto che guadagna in modo comparabile. Nicole afferrò i documenti e li scorse rapidamente. Il suo volto passò dal rosso al pallido mentre leggeva.
Ti prendi metà di tutto dopo tutto quello che ho fatto per te. Ho sostenuto la tua carriera. Ho lavorato per te. Ti ho fatto fare bella figura agli eventi aziendali. E ti ho pagato l'MBA, dissi. Ti ho supportato in 3 cambi di lavoro. Ti ho comprato una BMW l'anno scorso. Direi che siamo pari. È pazzesco. Gettò i documenti sul tavolo. Non firmo niente. È un suo diritto, disse Marcus. Ma il divorzio andrà avanti comunque. L'Illinois non richiede consenso reciproco. Questo rende solo tutto più facile e meno costoso. Nicole mi guardò con qualcosa che somigliava a un'emozione genuina per la prima volta da quando era entrata. David, ti prego, non farlo. Ti amo. No, non è così. Ami ciò che rappresentavo, il marito di successo, la bella casa, la vita comoda, ma non ami me. Se fosse così, non avresti mai fatto quello che hai fatto ieri sera. Rimasi lì un attimo, poi prese i documenti e uscì senza dire altro. È andata bene, disse Marcus con tono secco. Meglio del previsto, in realtà. Pensavo avrebbe combattuto di più. Oh, lo farà. Dagli qualche ora per metabolizzare e chiama il suo avvocato. Poi comincerà la vera battaglia. Contro l'orologio. Ora parliamo del tuo incontro con la SEC. Ho un vecchio amico di università che lavora nella loro divisione enforcement. Sta aspettando la nostra chiamata. A mezzogiorno ero seduto in un edificio federale in centro a esporre il caso contro Richard Caldwell a 2 investigatori della SEC e a un agente dell'FBI. Ascoltavano attentamente, facevano domande dettagliate e alla fine della riunione di 3 ore chiedevano copie di tutta la mia documentazione. Signor Morrison, disse l'investigatore capo della SEC, è una questione estremamente seria. Se quello che dice è vero, stiamo parlando di molteplici reati, frode sui titoli, frode informatica, forse riciclaggio di denaro. Ma devo avvertirla, andare contro un dirigente di alto livello in una grande azienda sarà complicato. Metteranno in discussione la sua credibilità. Scaveranno nella sua vita privata. È pronto a questo. La mia vita privata è esplosa ieri notte, risposi. Non possono farmi più male di quanto non sia già. L'agente FBI, una donna di nome Sarah Chen, che sembrava troppo giovane per l'autorità che aveva, si sporse in avanti. C'è un'altra cosa che dovrebbe sapere. Stiamo indagando su Sterling Financial da 6 mesi. Una soffiata anonima su irregolarità nella loro divisione fusioni e acquisizioni, ma non avevamo abbastanza prove per agire. Quello che ci sta portando potrebbe essere la svolta che ci serve. Rimasi sorpreso. Qualcun altro li aveva denunciati. Non potevo dire chi, ma il tempismo era perfetto. Lei sorrise leggermente. È quasi come se qualcuno volesse che Richard Caldwell si sentisse troppo sicuro e commettesse un errore. Pensai a Jennifer Park, la CFO che mi aveva guardato con preoccupazione la sera prima. Pensai a come era stata scavalcata 2 volte per una promozione mentre Richard veniva elevato. Mi chiesi se fosse stata lei a dare la soffiata, aspettando che Richard si impiccasse da solo. Quanto ci vorrà per agire? Chiesi. Dipende da quanto velocemente possiamo verificare le sue informazioni, disse l'investigatore della SEC. Potrebbero volerci settimane, potrebbero volerci mesi. Nel frattempo, deve comportarsi normalmente al lavoro. Non cambi atteggiamento. Non faccia capire a nessuno che ha parlato con noi. Può farlo. Posso farlo. Ma, come si scoprì, non dovetti nemmeno provarci. Quando tornai alla macchina, avevo un messaggio in segreteria dal direttore delle risorse umane di Sterling Financial che mi chiedeva di presentarmi immediatamente in ufficio per un incontro. Il tono era formale, secco, e sapevo esattamente cosa significava. Richard Caldwell stava cercando di licenziarmi prima che potessi distruggerlo. Presi la macchina e salii con l'ascensore al piano esecutivo. La direttrice delle risorse umane, Patricia Walsh,
Mi aspettava insieme a una guardia di sicurezza e a una scatola di cartone contenente gli oggetti della mia scrivania. David, per favore, entra, disse con una voce professionalmente compassionevole, che lasciava intendere di aver già vissuto situazioni simili. Entrai nella sala riunioni dove, appena 16 ore prima, Richard mi aveva umiliato. Lui non c'era più. Né nessuno del team esecutivo, tranne Patricia. David, a causa di recenti problemi comportamentali e preoccupazioni sul tuo giudizio, ti mettiamo in congedo amministrativo con effetto immediato, disse Patricia, spingendomi dei documenti sul tavolo. Continuerai a ricevere lo stipendio per 30 giorni mentre conduciamo un'indagine sulle accuse di cattiva condotta, sul posto di lavoro. Quali accuse? Chiesi. Non posso discutere i dettagli, ma posso dire che il tuo comportamento all'evento di ieri sera ha sollevato serie preoccupazioni riguardo alla tua condotta. Quasi mi venne da ridere. Mi stavano licenziando per essere stato umiliato, per essere stato la vittima della derisione pubblica di Richard. Era così assurdo che non riuscii nemmeno ad arrabbiarmi. Fammi indovinare, dissi. Richard Caldwell ha presentato un reclamo contro di me. Non posso discutere chi ha presentato cosa, ma devi firmare questi documenti per riconoscere il congedo amministrativo e restituire il tuo badge d'accesso. Firmati senza leggerli, presi la mia scatola con le cose, consegnai il badge e uscii da Sterling Financial per quella che pensavo sarebbe stata l'ultima volta. La guardia di sicurezza mi scortò fino alla macchina come se fossi un criminale. Persone con cui avevo lavorato per 6 anni mi guardavano dalle finestre, probabilmente chiedendosi cosa avessi fatto per meritare quel trattamento. Misi la scatola nel bagagliaio, mi sedetti al volante e rimasi un attimo a elaborare quello che era appena successo. Poi chiamai Marcus Foster. Mi hanno licenziato, dissi quando rispose. In realtà ti hanno messo in congedo amministrativo, che è diverso, ed è anche la cosa più stupida che potessero fare. Perché? Perché ora hai anche un motivo per una causa per ritorsione. Hai denunciato finanziari e loro ti hanno tolto dall'ufficio. È ritorsione in piena regola e gli costerà milioni. Cominciai a ridere. Non potevo farne a meno. In 16 ore avevo perso mia moglie, il lavoro e apparentemente la ragione, perché ridevo come un pazzo in un parcheggio. Dave, stai bene? Sto benissimo, Marcus. Benissimo davvero. Chiamà la secche di loro che Richard Caldwell ha appena licenziato il whistleblower. Vediamo come la prendono. Riagganciai e tornai a casa di Tyler, dove passai il resto del pomeriggio sdraiato sul suo divano a fissare il soffitto, chiedendomi come la mia vita fosse crollata così completamente perché mi sentissi così libero. Le 6 settimane successive furono un turbine di incontri legali, deposizioni e la lenta dissoluzione della mia vecchia vita da lontano. Nicole assunse un avvocato divorzista aggressivo che si scagliò subito contro tutto ciò che possedevo, la casa, le auto, metà del mio fondo pensione, persino l'orologio di mio nonno, tramandato da 3 generazioni. Sta facendo terra bruciata, spiegò Marcus durante una delle nostre maratone strategiche. Classico senso di colpa post-infedele trasformato in aggressività. Non può ammettere di aver sbagliato, quindi cerca di dipingerti come il cattivo. Nel frattempo, l'indagine della SEC e dell'FBI su Richard Caldwell procedeva più velocemente del previsto. In meno di 3 settimane avevano congelato i beni di Sterling Financial e notificato mandati di comparizione a Richard, al CFO e ad altri 6 dirigenti. La notizia uscì sul Chicago Tribune un martedì mattina, grande società finanziaria sotto indagine federale. Ero in cucina da Tyler quando lessi l'articolo, sorseggiando un caffè e leggendo della distruzione del mio ex datore di lavoro. L'articolo non mi nominava come whistleblower, ma descriveva accuse di frode sistematica nella divisione fusioni e acquisizioni risalenti a 3 anni prima. Perdite stimate per gli investitori, $45 milioni. Il telefono cominciò a squillare subito. Ex colleghi che volevano sapere cosa sapevo. Giornalisti in cerca di commenti. Persino Nicole chiamò, con la voce in preda al panico. David, sei stato tu? Hai denunciato Richard al governo? Ho denunciato attività criminali, Nicole,
come farebbe chiunque abbia un'etica. Hai idea di cosa farà questo ai nostri beni? Sterling Financial sta crollando. Le tue stock options non valgono più nulla. Perderemo tutto nel divorzio. Io ho già perso tutto ciò che contava, dissi. I soldi sono solo soldi. Lei mi riattaccò in faccia. Il divorzio prese una piega inaspettata quando l'avvocato di Nicole scoprì che avevo prelevato $90.000 dal nostro conto cointestato il giorno dopo la festa. In realtà li avevo spostati su un conto separato per impedirle di prosciugarli durante il divorzio, ma il suo legale lo interpretò come occultamento di beni. Il tuo cliente sta commettendo illeciti finanziari, disse l'avvocato di Nicole, un vero squalo di nome Douglas Rayron, durante un incontro acceso. Sta deliberatamente cercando di impoverire sua moglie. Il mio cliente ha protetto i beni coniugali dal dissesto, replicò Marcus. Soprattutto considerando che la signora Morrison spende circa $3.000 a settimana per spese personali da quando si sono separati. Vestiti firmati, trattamenti estetici, cene in ristoranti costosi, tutto a carico delle carte di credito comuni. Quella fu una novità per me. Guardai gli estratti conto che Marcus mi passò, che mostravano la frenesia di spese di Nicole nell'ultimo mese. Aveva comprato una nuova borsa Gucci, 3 paia di scarpe e si era fatta iniettare Botox, tutto mentre si dichiarava al verde. Il mio cliente sta affrontando una situazione estremamente stressante, disse Rayron. Ha diritto a mantenere il suo stile di vita. Il suo stile di vita è finanziato dal reddito del mio cliente, ribatté Marcus. Reddito che non ha più, grazie al licenziamento ritorsivo da parte della società gestita dal suo amante. Ci fissammo in silenzio attraverso il tavolo della sala riunioni mentre Nicole sedeva lì, come se volesse scomparire. La vera esplosione arrivò con l'arresto di Richard Caldwell. Agenti federali si presentarono alla sua villa di Lake Forest alle 6 del mattino di un giovedì e lo portarono via in manette, mentre gli elicotteri delle TV riprendevano dall'alto. Le accuse: frode sui titoli, frode telematica, cospirazione e riciclaggio di denaro. Pena: 30 anni di carcere federale. La sua foto segnaletica era ovunque entro mezzogiorno. Quella sera, Nicole si presentò a casa di Tyler con l'aspetto di chi non dormiva da giorni. «Possiamo parlare?» chiese quando Tyler aprì la porta. «Non vuole vederti», disse Tyler, iniziando a richiudere. «Va bene», chiamai dall'interno. «Falla entrare». Nicole entrò nel soggiorno dove stavo guardando la copertura mediatica dell'arresto di Richard. Si sedette all'estremità opposta del divano, mantenendo le distanze. «Mi dispiace», disse infine, «per tutto. Avevi ragione su Richard, su di me, su tutto. Va bene, basta così. Solo va bene. Cosa vuoi che ti dica, Nicole? Che ti perdono. Che possiamo sistemare le cose. Non succederà. Lo so. Volevo solo che sapessi che ora capisco cosa ho distrutto, cosa ho buttato via». Si asciugò gli occhi. «L'avvocato di Richard mi ha chiamato oggi. Vogliono che testi che lui era altrove la notte di alcuni presunti incontri con i complici. Vogliono che gli dia un alibi. Lo farai?» «Non lo so. Se rifiuto, potrei essere convocata in tribunale. Se mento, potrei finire in prigione per falsa testimonianza». Risse amaramente. «Ho davvero fatto un casino, vero?» «Sì, l'hai fatto». Rimanemmo in silenzio qualche minuto, guardando le immagini dell'arresto di Richard ripetute per la 5ª volta in quell'ora. «La casa sta per essere pignorata», disse Nicole a bassa voce. «Non posso permettermi il mutuo da sola e la banca non rifinanzia con tutta questa incertezza. Non è più un mio problema». «Lo so. Volevo solo che lo sapessi». Si alzò. «Torno in Iowa. I miei genitori mi hanno detto che posso stare da loro finché non capisco come andare avanti. Ricominciare da qualche parte dove nessuno sa di questo casino. Buona fortuna con questo». Si avviò verso la porta, poi si voltò un'ultima volta. «Per quel che vale, David, tu meritavi di meglio di me.
Spero che troverai qualcuno che apprezzi l'uomo buono che sei. Dopo che se ne fu andata, Tyler si sedette accanto a me. Stai bene? Sì, credo di esserlo finalmente. Il divorzio fu ufficiale 3 mesi dopo. Nicole ottenne metà di quel poco che restava dopo il crollo di Sterling Financial. Io ottenni la libertà e un risarcimento dalla compagnia assicurativa di Sterling Financial per licenziamento ingiustificato, $1.200.000, più le spese legali. Richard Caldwell si dichiarò colpevole per evitare il processo e prese 15 anni di carcere federale. Sua moglie lo lasciò. I figli non rispondevano alle sue chiamate. La villa di Lake Forest fu sequestrata e messa all'asta per pagare i risarcimenti agli investitori truffati. Quanto a me, presi i soldi del risarcimento e aprì una società di consulenza finanziaria specializzata in contabilità, forense e rilevamento delle frodi. A quanto pare, distruggere l'impero criminale del proprio capo è un ottimo biglietto da visita. In meno di 6 mesi avevo più clienti di quanti ne potessi gestire. Ora sono nel mio nuovo ufficio, con vista sul fiume Chicago, e penso a quella notte alla festa, al biglietto da $1 e alla biancheria intima. A come Richard Caldwell pensasse di avermi distrutto con un solo atto di umiliazione pubblica. Si sbagliava. Non mi ha distrutto. Mi ha liberato. Mi ha liberato da un matrimonio finto, da un lavoro tossico e dall'illusione che il successo valesse qualcosa se ottenuto compromettendo la propria integrità. Quel biglietto da $1 ora è incorniciato sulla mia parete. Un promemoria che a volte la cosa peggiore che ti può capitare è in realtà la direzione verso chi sei davvero. E a volte chi cerca di pagarti $1 per la tua dignità finisce per pagare con tutto ciò che ha. Ho saputo che Richard ha provato a chiamarmi dal carcere il mese scorso. Ha lasciato un messaggio con la mia assistente dicendo che voleva scusarsi. L'ho cancellato senza ascoltarlo. Alcune persone non meritano il tuo perdono. Meritano solo le conseguenze delle loro scelte. Nicole mi manda una cartolina di Natale ogni anno dall'Iowa. Non la apro. E io? Sto meglio di quanto sia mai stato da Sterling Financial. Ho ritrovato la mia dignità, la mia integrità e un'attività costruita per aiutare gli altri a scoprire le frodi prima che li distruggano. Vale più di qualsiasi cifra che Richard Caldwell avrebbe potuto offrirmi, anche se fosse solo $1.